Eh sì, quello che mi serve è realmente un caffè. Buongiorno, sono le ore 4:20 del mattino. Ci eravamo lasciati all'aeroporto e ricominciamo da qua. Cosa succede oggi? Inizia la nostra nuova avventura col passaporto nuovo di Marino. Eccoci pronti al nuovo imbarco. Ditegli qualcosa di questa barba, non è cambiato niente in queste settimane. E non cambierà nulla. Buongiorno! This tube. There is a light and Siamo ancora in aeroporto, ma siamo arrivati di nuovo a Cipro. Ci avete visto prima? Ci avete visto dopo? Dovevamo prendere le valigie. Ma cosa è successo nel mezzo? Adesso ve lo spieghiamo. Quello che posso dirvi è che eravamo partiti senza valigie e si viaggiava benissimo senza valigie, ma in Italia abbiamo comprato Brutto ha bisogno di tante cose. una quantità di pezzi di ricambio e di cose interessanti che sono state in 2 valigie. Quindi vedrete altri lavoretti on the road. Adesso aspettiamo le valigie Tanto io guardo, e poi andiamo a prendere Brutto. prima che ce le ciulano. Siamo arrivati anche da Bruto, che non è lui, è sempre lui, parcheggiato vicino al suo fratello maggiore. Adesso ci spostiamo da qui e poi vi raccontiamo tutto. Marina, ti ricordi, no? Che fine ha fatto il tuo basilico? Eh sì. Oh, questo va preso. 2.0. Buongiorno. No, Guardate come siamo accampati qui. sembriamo gli Roms. Mauri ha detto speriamo che non vengano a multarci. Io me lo auguro perché comunque siamo in Europa. Fossimo in Turchia, Cipro non lo so cosa fa. Sono stati sempre camper friendly e un campeggio non esiste a Cipro, quindi la libera è super concessa. Però che cosa è successo, ragazzi? Un disguido. Ieri sera siamo andati a fare la lavatrice, E non ha funzionato la centrifuga. e manco la lavatrice perché ha fatto un'ora che continuava a buttare acqua sopra e quindi sono usciti. Zuppi, Vabbè. ok? Lasciamo stare che a mezzanotte eravamo qua. Quindi niente, adesso siamo fermi perché dobbiamo aspettare giustamente che asciughino. E nel frattempo Adesso vi spieghiamo cosa abbiamo fatto in Italia. vi raccontiamo un pochino tutte le nostre storie, le vicissitudini, però voglio disedermi perché mi sta venendo mal di schiena. Esatto. Sediamoci. La nostra avventura è iniziata innanzitutto a prendere l'aereo 6 ore, 6 a Roma di scalo. Anche di più, no, di più. Di più. Siamo stati 10 ore a Roma. Ok, Vabbè. 10 ore ho perso il conto, un casino via. Comunque, siamo arrivati in Trieste più o meno ora mezzanotte, grazie a Federico che è venuto a prenderci e da qua è iniziata la nostra avventura per il suo passaporto. Nel frattempo è caduta la telecamera, quindi siamo spostati un attimo, però vabbè. Comunque ragazzi, sono stata alla questura di Trieste, che è l'unica che ci aveva dato l'appuntamento in breve tempo. Abbiamo iniziato le pratiche per fare questo passaporto. Inizia la giornata passaporto. Sali e tabacchi. Allora? Abbiamo anche la marca da bollo, si può proseguire. Ultimo pezzo, si va in polizia, se va tutto bene. Si fa la domanda, poi quando ce la danno non si sa. Allora, domanda del passaporto fatta, adesso ci manca solo di aspettare che Madrid, che è la mia ambasciata competente per la residenza in Spagna, risponda. Tocca a loro rispondere, potrebbero rispondere in 1 ora o in 6 mesi. Ma Madrid non rispondeva, quindi abbiamo dovuto aspettare vari giorni e mettere di mezzo anche un legale per sollecitare la pratica e alla fine avere il documento. Tutto questo in 15 giorni. Poi, sorpresa delle sorprese, a Trieste ci hanno organizzato questa piccola festiciola, ci hanno raggiunto degli amici e insomma ci hanno portato un po' in giro, abbiamo fatto parecchie cose.
Abbiamo anche visitato un ranch dove si balla country, perché appunto questi amici, alcuni sono appassionati di country. Veramente bel posto, bella gente soprattutto. Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change any way. Poi ci hanno anche fatto delle sorprese e dei regali. Abbiamo ricevuto dei regali. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Che adesso sono appesi nel nostro camper. Sì, basta perché non abbiamo più spazio. I stopped drinking with the boys. Ragazzi, poi la sfiga ci vede sempre bene. Nel tragitto tornando da Trieste verso il Piemonte, quindi verso casa, e la gomma ha voluto così salutarci. Poi siamo arrivati finalmente in Piemonte, dove ci sono le nostre famiglie, che però sono ubicate in punti diversi, quindi abbiamo fatto la spola nel piemontese tra varie città. E poi già che ero lì, cosa fai? Non vai a farti fare 2 terapie così a queste bellissime ernie che ho? Sì. Ho sentito. L'anno scorso ho fatto una terapia, ci vuole ogni tanto qualche richiamino. Poi insomma chi ci ha seguito lo sa. Una domenica con i miei siamo andati a fare un giro a Vercelli. Vercelli, che uno dice, invece c'è una basilica, la prima basilica gotica nel Piemonte, e lì c'era una rievocazione storica con sbandieratori, con insomma una bella festa medievale. Belle rievocazioni storiche, mi sono sempre piaciute. Sì, a me manca il costume, la barba c'è. Per un puro caso è aperta l'abbazia, il chiostro interno che non si può praticamente mai vedere. E poi mentre eravamo invece dalla mamma di Marina su in montagna, sorpresa! Segnato il passaporto, Marina. Oh! Alla fine, ragazzi, è arrivato il mio passaporto, l'abbiamo fatto spedire via delega perché non potevo stare a Trieste ad aspettarlo. Per quanto bella Trieste. Esatto, sì. Però alla fine me l'hanno consegnato in un modo un po' particolare. Comunque alla fine è arrivato e quindi abbiamo potuto ripartire. Ma prima di ripartire abbiamo fatto diversi acquisti e adesso vi faccio vedere un mega unboxing molto rapido, non vi tedio, di tutte le cose che abbiamo comprato che ci serviranno, alcuni vizi, però insomma... Una è già qui utilizzata. Ah, la corda per stendere. Esatto. È vero. Vai con l'unboxing. Ok ragazzi, un po' di pacchi effettivamente di dimensioni notevoli. Mistero. Sarà come Natale. Esatto. Oh, ecco qua una svrangata di pacchi come fosse Natale. I pacchettini, qualcosa riconosco. Non mi ricordo tutto quello che c'è, dovrò anche verificare, un po' da Amazon, un po' direttamente dai fornitori. Il problema è che spero che ci stia tutto in 2 valigie, perché 2 valigie abbiamo. Mettiamoli tutti da una parte e uno per uno li spacchettiamo. Ragazzi, il primo unboxing che abbiamo fatto non l'avete neanche visto. Questo. Sono le nostre magliette che sono arrivate e questa è perché faccio rumore. A voi l'interpretazione. Viva il Natale, iniziamo con il primo pacchetto. Secondo te che cos'è? Non lo so, non mi ricordo nulla.
un supporto per telefono che va messo nella bicicletta, ma non solo. Ed è bello perché è resistente. Quando andiamo in giro in bicicletta, avevo il telefono che faceva così e se ne andava, cadeva. Questo lo prendi, lo metti qua, e si blocca. Ci tengo a precisare una cosa, qualsiasi di questi pacchi li abbiamo pagati. Non siamo stati sponsorizzati nella maniera più assoluta. Molte cose le proverò e spero che funzioni. In questa ipotesi ho letto delle bellissime recensioni, ho un blocco dietro, poi ve lo farò vedere magari la prima volta che lo monto. Un altro pacchettino. Ah, questi qua sono gli ugelli, vedete? I Bruton. I spruzzini erano attaccati con la colla e si staccavano. Allora li ho comprati nuovi, c'era un pacchettino da 4 che ogni tanto si turano. Dietro sono 2 pisciate. Lo pacco, il fratello di Marina che ha ricevuto questi ha iniziato a spacchettarli, uno per controllare, 2 per compattare. Magari ci sono più cose dentro. Busta, questo cos'è? Ah, queste sono le famose palline di argento, perché quando torneremo farò una purificazione delle acque bianche e questa è una pallina d'argento che già molti l'hanno provato, non va a sanificare ma evita la prolificazione dei batteri. Quindi vuol dire che quando tu pulisci tutto, sanifichi, metti subito questo qua, diciamo che i batteri dovrebbero rimanere stabili e quindi evitare alghe e prolificazione. Questo qua si mette dentro il serbatoio, libera che si possa muovere, al massimo si mette un filo da pesca per tenerlo giusto vicino se lo vuoi recuperare in caso di un'altra pulizia o sostituzione, e rimarrà dentro. Rubinetto classico che va messo con gli agganci, quelli rapidi, dei tubi di gomma del giardino, che è quello che abbiamo noi per fare acqua. Il problema, o meglio, la distanza del rubinetto al camper era giusto, quindi dovevo tirare questa gomma che si allunga 2 o 3 volte. Però se tu la mandi in pressione si allunga da sola, quindi sostanzialmente ho preso il rubinetto per questo motivo qua. Siamo al prossimo. Sono delle bellissime, come spiegarvelo questo? Questo qua è tipo nanotecnologia, riproduce la pelle dei geco, questa qua. Se tu lo vedi al microscopio è come se avesse tanti piccoli aghetti. Questo serve per tenere cellulari, qualsiasi cosa, tu prendi questo, lo prendi, lo appiccichi qua, cioè metti l'iPad e sta lì. Quando si impolverano, che perdono la loro efficacia, li lavi sotto l'acqua corrente e diventano di nuovo appiccicosissimi. E questo sacchetto qui senza scatola, che cos'è? Carre? Queste sono le cose che abbiamo comprato noi questi giorni, che sono le vitamine che noi prendiamo, vitamina D e vitamina C. Ho dentifrici questi qua che a me piace tanto e in giro non lo trovo. Dagli ai funghi che non si trovano. Questi qua te li do io uno per uno, guarda. Facciamo questo. Almeno uno ve lo faccio vedere. Cosa sono questi? Sono dei portafusibili. Sono dei mini, 30, 40, 50 ampere, ne ho presi diversi, perché andrò poco a poco a sostituire i fusibili a riarmo che ho. Perché, non lo sapete, ma giusto 2 giorni prima di tornare in Italia ho avuto un problema che vedevo le batterie che non si caricavano. Praticamente avevo uno di quei fusibili, quelli a riarmo cinesi, che dopo un po' si scaldano, iniziavano a staccarsi, poi si riattaccavano, staccarsi, si riattaccavano. Quindi non mi faceva caricare le batterie bene. E oltretutto in alcuni casi mi è rimasto attaccato con un cortocircuito. E quindi ho deciso di mettere delle robe un pochino più furbe. Finalmente hanno fatto dei portafusibili con dei dadi sopra che non bisogna smontare, perché io ho questo fusibile che va messo praticamente qua e di solito hanno un doppio dado dove arriva il cavo elettrico, lo colleghi allo stesso dado, quindi quando lo svitavi anche i cavi rimanevano molli. In questo caso no, perché i cavi vengono infilati direttamente dentro, usi col suo anellino, devo staccare o smontare il fusibile, lavoro solo sul fusibile. Come la tombola adesso, scelgo a caso. Questo è sottile, eh? Altri fusibili. Ah, ecco. Quelli che giustamente hai detto Esatto, che non che mi avevi. mancavano. Questo. Ah, questo è il tuo supporto, che lo proverai subito adesso. Questo qua è il supporto in alluminio che va benissimo da mettere il telefono. Marina ha sempre paura che quando riprende fuori dal finestrino gli parta via. Adesso come faccio a farvi vedere? Vi faccio vedere questo che avevo adesso, qui è rotto. Questo si svita così, si avvita qui e ora adesso ne hai uno un pochino professionale, che oltretutto puoi mettere luce ed eventualmente c'è il suo gancio, vedi, che si aggancia qua per le varie posizioni. E che lo metto su così vediamo come aggancio. Ah, bello, adesso è bello stabile. Così posso essere una brava cameraman. Bravo, camera. Camera woman. Ah. Non si capisce cos'è, no? 5 terabyte della Elements. Ho sentito alcune critiche di gente che dice
perso tutti i dati. Noi ci troviamo bene, ne abbiamo già un paio e continueremo per adesso andare avanti con questi. Dovremmo mettere delle etichette per identificare che cosa salviamo nei nostri hard disk. Adesso Perché inizieremo a etichettare. Altra cosa molto importante che ho voluto perché io mi sono stufato di avere problemi. Questo è un kit riparagomme con un po' di accessori dentro, pezzettine, le gomme per tagliare, abbastanza professionale, perché a volte magari hai un chiodo, cosa che è già successo, senza per forza dover smontare le gomme e tu insomma te lo ripari. Che farà pandan con un'altra cosa che vi farò vedere, che è super unboxing, ragazzi. che cos'è? Come che cos'è? Ho capito. Questa qua è la mantellina quando Marina mi taglia i capelli, perché ogni volta mi taglia i capelli e poi c'ho la maglietta che è piena di capelli tagliati. E quindi ho detto, piena mantellina, certo. Questa è un'altra cosa interessantissima, mi trasforma il segnale dell'iPhone in segnale HDMI che va direttamente al proiettore. Poi tutta una serie di cose secondo me che servono per l'acqua. Per noi è molto importante fare acqua dovunque la trovi, tipo a Cipro ci sono pochissimi posti per fare acqua, in Turchia già un pochino di più, però ci siamo trovati a volte pompa dell'acqua a non poterla fare per n problemi. Ipotesi, questa qua una volta nel bagno c'era il classico rubinetto così con il bocchettino sotto, questo lo infili, lo chiudi dentro e riesci ad agganciare uno rapido. Sono tante soluzioni, un raccordo da infilare direttamente nel rubinetto. Questo qua bellissimo, comprato in America 54 euro, comprato su Temu, vedete la qualità farà schifo. Water Bandit. Che cos'è questo qua? Questo qua tu lo infili direttamente nei tubi. Vi faccio l'esempio. Ci siamo trovati delle fontane, diciamo senza filetto, magari col beccuccio così, quello classico. Abbiamo di solito il ruba acqua, quello con la fascetta. Ma ultimamente stiamo incontrando che sono grossi così, che non hanno assolutamente, magari hanno la punta becco, hanno veramente la bocca leone. E quindi questo qua, essendo molto più largo, dovrebbe risolvermi quel problema lì, nel senso che lì riesco a infilarlo, perché l'altro per pochissimo non mi entrava. Con le loro fascette, che poi appunto vai a stringere alle varie altezze. Che cos'è? Questi qua sono dei magneti a clips, spiego meglio. Sono delle clips che vanno sulle zanzariere, poi hanno un clips e un magneto. Non avendo spessore attorno alle finestre, noi con questo riusciamo a fare la zanzariera giusta, appiccicare questi magneti al bordo, quindi noi la zanzariera la appoggiamo. Questa è l'idea. Vediamo se poi riusciamo a metterla in atto. Perché vi ricordo che è un anno che siamo in giro senza zanzariere, anzi un po' di più, un anno e 3 mesi. Sì. E per ora diciamo che non ne abbiamo avuto molto bisogno. Abbiamo giusto montato la tenda zanzariera della porta per tenere lontano le mosche e abbiamo un fornelletto delle zanzare che attacchiamo quando siamo proprio attaccati. È successo pochissime volte finora, ma non sappiamo dove passeremo la prossima estate. Quindi ragazzi, serve. Faccio vedere lo strumento più importante che ho preso di tutte le cose. Questo è il portachiavi rubacarrello. No, dai. Marina ogni volta che andiamo a fare la spesa mi dà il gettone in plastica e poi lo rivuole. Certo. E io molte volte abbandonerei il carrello dov'è. Lo so che non si fa, però invece si fa. Vi spiego il perché. Almeno a Cipro lo fanno tutti. Lo prendono e lo lasciano lì. E io ho detto, aspetta un po' che mi compro lo sganciacarrelli. Ma quindi cosa fa? Infili dentro al posto della moneta e sganci il carrello e lo porti. Il bello è che poi dopo lo togli e praticamente il carrello lo lasci lì. Mi sembra un po' una cosa da borderline, ecco. Sì, facciamo i borderline. Rullo di tamburi! Quello che io ho voluto tanto. Ve l'ho detto, no? Che Marino non prende più il caffè. E invece io lo voglio, porca miseria. E allora, siccome la caffettiera da 5 che abbiamo a moka, insomma lo faccio, però non lo bevo tutto, sennò poi vado via nervoso e non è bello. E quindi lo lascio lì, poi lo scaldo il giorno dopo, poi magari avanza ancora, insomma. E allora ho deciso di prendermi questa macchina che costa un botto, però vabbè, mi sembra sui 120 euro. Però cos'è? Una macchina del caffè, compatibile con le cialde o addirittura puoi riempirla tu la tua cialdina, monodose ti fa il caffè. Va a 12 volt, a 220 o addirittura con la power bank. L'unica cosa che se fa la power bank fa solo il caffè freddo. La sua valigetta. Apri. E anche carino, Alimentatore. Supporto, macchina del caffè, e qui ci sono i vari accessori, le capsule compatibili, questa compatibile per l'Nespresso, questa qua ipotesi tu la riempi col caffè che vuoi, lo chiudi, che è come se fosse quello della Dolce Gusto, lo metti qua, lo avviti sotto e lo fai. Spazzolina per pulire, dopo mi faccio un caffè. Queste sono le nostre nuove luci d'ingombro di Bruto.
mi sono accorto più di una volta che quando metto la freccia, ipotesi, o qualcuno di fianco non ci vede. Quindi ne userò alcune per fare le frecce, almeno questa è l'idea, poi bisogna vedere l'impianto perché è un impianto molto vecchio se riesco a farlo, e alcune farò le luci di posizione laterali che io non ho. Vedete quanti lavori ho da fare? Finalmente il nostro nuovo fornello. Quest'inverno l'abbiamo usato un po' perché ci mancava l'energia elettrica, poi abbiamo risolto il problema col nuovo pannello solare, però nel frattempo si era un po' sbruciacchiato e abbiamo visto i limiti di quel fornello e quindi abbiamo deciso di cambiarlo, di prendere questo fornello che arriva sempre dalla Cina ma che è un pochino più professionale. È un fornello a gas, è molto più stabile, ha già i suoi gommini sotto, puoi metterci sopra una pentola grande, funziona a gas con le stesse attacche delle bombole che avevamo prima e, giusto per non farci mancare nulla, mi sono comprato anche un attacco per ricaricare le bombole, perché a volte non è detto che si trovano. Perché le voglio ricaricare? Perché noi usiamo le bombole piccoline da 400, perché non voglio stivaggio di gas. Niente, ho deciso insomma di provare a ricaricarle. E poi lo ritiri tutto nella sua custodia. Ragazzi, mi sono trovato talmente bene con la pompa che abbiamo montato quando abbiamo rotto quella della doccia, proprio perché è anche autoregolabile, che ne ho preso un'altra in sostituzione, ok? L'ho presa qua e non là perché costa il doppio, quindi in Italia costava la metà e quindi l'ho presa qua. È un pezzo di ricambio, niente di più. Questo è un oggetto misterioso. Non so cos'è. Ho un'idea. Ah, adesso ho capito anch'io. Ci sei arrivata. Bello questo. Questa è una figata. Abbiamo visto questa cosa che è geniale, nel senso che è semplice, è un cavo per stendere, niente di che. Però è compatto, si arrotola, ok? Lo attacchi un po' dove vuoi, lo blocchi e ha le sue mollette e ha questi qua che dovrebbero essere per bloccare il cavo. Non so come si usano questi. Però era geniale perché comunque in uno spazio così piccolo hai la tua bella corda che appendi da qualche parte e la usi. Se non sbaglio sono 10 metri. Perché noi con cosa stiamo stendendo adesso? Con un filo di nylon che ci ha dato dei ragazzi sardi che avevamo conosciuto quando loro rientravano dal Senegal in Marocco. Questo lo riconosco dall'esterno perché l'abbiamo già comprato. sì. Questo è un pezzo di ricambio, il pozzetto che noi abbiamo sotto la cucina, che è quella che ci raccoglie le acque della cucina e le pompa, perché non potevo fare altrimenti, in salita verso il serbatoio delle grigie. Ne ho comprato uno nuovo perché uno ho rotto il vetro sopra, non mi ricordo come, se un colpo o cosa, e quindi a volte esce un po' l'odore perché queste qua sono acque grigie. E due perché così ho una pompa di ricambio e insomma ho preso il cassettino nuovo che ho fatto prima. Questo ragazzi cosa c'è? Il mio maglione di Bruto. Io sono Bruto perché sono... Cosa hai scelto? Libero. E magliette varie che mi sono preso per me. Anche per me. Ma anche tu sei un bruto. E dopo la famiglia completa. La famiglia Brutti. Questo qua grazie a un'amica e amico, è una coppia, che fanno avanti e dietro dal Marocco. Siccome noi ci eravamo innamorati di questo dado di montone, non so neanch'io, che fa il brodo di montone, ce lo siamo fatti mandare. Ma nel frattempo i pezzi di ricambio di Bruto là sono nuovi e quindi abbiamo fatto ordinare le frecce che le ho un po' crepate e quindi qua ci sono le frecce di Bruto. Belle. E vediamo quando e se cambiarle. Sappiatelo, prima o poi lo farò. Ok ragazzi, come vedete stiamo impacchettando, non stiamo ancora tornando ma siamo quasi. Adesso il problema grosso sarà riuscire a far stare tutto in un paio di valigie, credo. L'idea è quella di portarcele appunto a mano perché non possiamo spedirle queste cose. E quindi giochiamo a Tetris. No, non vi arrabbiate se non vi abbiamo detto nulla e ne abbiamo organizzato nulla. Questa sorpresa ce l'hanno fatta questi amici, graditissima, però avevamo veramente pochissimo tempo per potervi incontrare. Sicuramente la prossima volta che torniamo organizziamo un radù, una pizzata, qualcosa del genere. Nel frattempo è arrivato, siccome ha cazziato ieri sera per messaggio quello della lavanderia, è venuto a portargli indietro i soldi. Ragazzi, ci provo, io non ho mai visto tanta gente così onesta, impressionante. Se ascolto, non so se si sentirà. E quindi? Guarda, Ups, che cade. guarda.
Questa è l'ennesima conferma di Cipro. della gentilezza delle persone di Cipro, perché ieri sera abbiamo avuto questo problema che vi dicevamo alla lavanderia, ma c'era un numero di telefono dove scrivere WhatsApp. Io gli ho scritto per avvisarlo che queste lavatrici non funzionavano. Lui ha voluto sapere dove eravamo per portarmi il rimborso di questi 6 euro, lavatrice e asciugatrice. Poi la lavatrice in realtà Che l'aveva la spesa di più in benzina. è stato veramente gentilissimo. No ragazzi, Cipro ci sta veramente stupendo per questa gentilezza delle persone. Devo dire che forse è il paese ad oggi con le persone più Sì, gentili veramente. che abbiamo incontrato. Veramente. No, E comunque cosa stavamo dicendo quando è arrivato? non me lo ricordo. Non mi Bisogna andare a ricordo. vedere il filmato indietro. A parte che ti è caduto il telefono 8 volte. Mi sta ancora cadendo, lo Ma sto infatti tenendo. dovremmo stare un po' più così, vero? Non lo so. Vero ragazzi? Siamo più inquadrati così? Aspetta che devo spostarlo anche così, se no cade. E questa è la prima puntata, diciamo così, della nuova serie. Siamo stati un pochino senza vederci perché siamo stati in Italia e i problemi succedono e quindi ci sono anche gli stop. Questa è una puntata riassuntiva dell'Italia, non abbiamo ripreso ogni giorno mentre eravamo là perché comunque erano cose della vita normale, quotidiana, ecco. Da adesso in poi ricominceremo a raccontarvi il nostro viaggio che riprende qui da Cipro. Cipro Sud, passeremo a Cipro Nord, vediamo se ci riusciamo a fermare qualche giorno, qua dipende la dogana quanti giorni ci dà, e poi rientriamo in Turchia e da lì dobbiamo correre. Abbiamo 34. Dobbiamo ancora sapere quanti giorni residui abbiamo, quindi quando arriveremo alla dogana scopriremo se sono 34 più o meno come abbiamo calcolato o 0, quindi torneremo a Cipro. Quindi ragazzi, andiamo. Oggi dove andiamo? Non lo so, intanto stendiamo lì e vado a editare perché sono un po' indietro. E allora ci vediamo dopo. Ciao. Ragazzi, oggi che famo? Oggi partiamo da Cipro Sud, andiamo verso Cipro Nord e quindi dobbiamo passare la prima dogana. Poi staremo qualche giorno a Cipro Nord, dipende quanti giorni ci danno, e da lì organizziamo il giorno più bello, dove è più calmo, dove il mare è una tavola, per fare la traversata antivomito. Ma cosa facciamo adesso? Check dei documenti, è la cosa più importante. Professoressina? Ah no, ma questi sono tuoi. Tu non li hai ancora. Ma no, infatti. Ma ti mancano. No, non mi mancano, ci vedo benissimo. Sì. Comunque sì, sto mettendo a posto i documenti perché adesso andiamo un attimo a fare la spesa e poi siamo subito al confine, lo stesso confine che abbiamo fatto all'andata, quindi Derinia, e dobbiamo dare un foglio che ci hanno fatto, che ci dava la permanenza fino a domani, quindi domani sarebbe il nostro ultimo giorno, ma noi per non saper né leggere né scrivere facciamo un giorno prima. Quindi ho questo foglio, l'assicurazione italiana e il libretto, più i passaporti, e quindi siamo pronti ad andare. E allora andiamo! Salutiamo questa Green Bay che ci ha accolto tanti giorni all'andata e anche tanti giorni al ritorno, veramente un posto spettacolare. Ultime cose europee, stiamo comprando dei caffè. Sì, perché il caffè turco non è che mi convince. Questo è un momento epico, un momento che ricorderemo per molto tempo, Sì. perché ci mancherà tantissimo. Per un bel po'. La ultima Lidl's. Guardate un po' cosa si è comprato Mauri. Ah sì, tu invece parli con la bocca piena perché lo stai mangiando. Io sto mangiando un pezzo di gorgonzola, Mauri sta mangiando del prosciutto crudo. Il tutto nelle piadine della Lidl e dopo saranno solo cose turche. Che potrebbe essere bello, Ma in che senso? ma poi non lo è. Cioè non lo so, è buono. Vabbè, insomma, l'ultima cosa italiana me la fate mangiare. Tutto il camper è preparato alla partenza, tutto ritirato, tutto chiuso, quello che avanza nel lavandino, si accende il navigatore e si va. Allora ragazzi, vi ricordate, no, se non vi ricordate ve lo ricordo io, che abbiamo montato un nuovo sistema di navigazione. Cosa bella è che c'è la telecamera che punta lato finestrino, quindi faremo subito una prova per vedere, sperando che non succeda nulla, come sono anche le riprese al lato sinistro, perché adesso appunto attraverseremo una dogana. Ci siamo già. Chissà se c'è una corsia preferenziale per i mezzi più alti di 3 metri anche qua. Hello. Passport. I have also this. The other part gave me when we enter It's the temporary import of... temporary import. No, temporary import of the caravan. Sta telefonando.
Ragazzi, non ci potete credere, adesso vi faremo un riassunto, ma stiamo tornando indietro. Stiamo tornando nella parte sud di Cipro perché alla dogana non ci hanno fatto passare. Vi ricordate il film The Terminal? Che rimanevano bloccati nel terminale? Ecco, possibile. Ci hanno anche fatto fare l'assicurazione già per la parte nord, che per il minimo è di 30 giorni. Dopodiché siamo andati noi alla dogana perché stavamo chiedendo appunto il KTC, questo modulo che all'andata era durato 30 giorni e non li avevamo neanche usati tutti, che ti permette di stare nella parte turca, nord. Avevano detto che, visto che ci scadeva in corso mentre eravamo nella parte sud, potevamo alla dogana chiedere una proroga, mentre invece questo doganiere ha telefonato apparentemente a qualcuno che gli ha detto no, non vi possiamo dare nessuna proroga di questo KTC, soltanto un permesso di un giorno per arrivare al porto, quindi dovete avere i biglietti con una data scritta. Ora Mauri è andato alla dogana di Cipro Sud per andare al sud, chiedere di darci un permesso per stare al sud qualche altro giorno per risolvere questo problema, ma mi sembra di capire che gli stanno dicendo che non glielo vogliono dare, quindi noi rimaniamo in dogana. Sembrava una cosa facile e invece no, non lo è. Spiego un attimino cosa è successo. Siamo usciti dalla parte sud, tutto bene, ci hanno preso i documenti, hanno preso il permesso che avevamo per il mezzo che stava per scadere il giorno dopo, a posto. Arriviamo al border nord, documenti ok, facciamo l'assicurazione del mezzo perché va fatta, perché lì non vale la nostra assicurazione, per 30 giorni perché è il minimo, e dopodiché vado perché memore che avevamo bisogno di questo documento che si chiama KTCS, qualcosa del genere, che è sostanzialmente l'importazione del mezzo, che noi ce l'avevamo per 30 giorni, sapevamo che era scaduta perché all'ingresso, quando siamo arrivati, avevamo utilizzato solo 5 giorni, al bordo ci ha detto non vi preoccupate, quando tornate indietro ve la rifacciamo. E no, così non è stato. Non so se questa persona non lo sa, non so se non aveva voglia, non so se ci ha provato, non voglio star lì a dire che, però fatto sta che mi dice io non ve lo posso fare perché qua si fa solo ed esclusivamente di un giorno e si fa del giorno per darvi la possibilità di arrivare al porto e prendere la nave. E io faccio ok, se non posso stare mi va bene anche quello. Mi fa sì, però mi devi dare un ticket con sopra il giorno di partenza. E io ho detto noi abbiamo dei biglietti aperti, cioè decidiamo noi quando partire. Fa a me di quello che fa l'agenzia non mi interessa, la legge nostra è questa. Un po' che però sono stato a discutere un po', ho cercato di convincerlo in qualche modo, non mi ha voluto dire assolutamente nulla o comunque non mi ha voluto aiutare, almeno questa è la sensazione che ho io. Quindi ho detto dammi almeno il permesso di arrivare nella tua sede centrale, visto che voi qua nel border non lo fate, all'ufficio centrale magari ci sarà qualcuno, visto che avevo trovato una persona gentilissima, magari trovo la stessa persona, mi dà 10 giorni. No, io non posso darti il permesso se non ho la data sul biglietto di partenza. Io ho detto ma io non posso averla perché è aperto. Telefono all'agenzia, non mi interessa, non è un mio problema. Fatto sta che mi dice torno indietro, arriviamo al border, quella del border che mi conosce, ma mi fa che ci fai qua? Io faccio non mi ha fatto passare di là. E io ho spiegato il perché. Mi fa ma io adesso non posso farti passare perché il documento che ho ritirato già ho avviato la procedura per chiudere il tuo mezzo dura 24 ore, io adesso non posso mettere, insomma non mi volevo far entrare da questa barca, quindi mi trovavo né posso entrare a nord né posso entrare a sud. Cioè, ho detto vabbè io dormo qua, non so cosa fare. No, qua non puoi dormire. Allora trovatemi una soluzione. Alla fine ha detto vabbè te ne faccio uno nuovo e poi mi gestisco io il casino domani mattina ad allineare i sistemi, perché oltretutto oggi è sabato e quindi i sistemi non funzionano, o meglio non ce ne sono negli uffici che può manualmente modificare le cose. Quindi mi ha dato una settimana in più di permesso, quindi fino a sabato prossimo, e in questa settimana qua quello che dovremmo fare è trovare o parlare con l'agenzia per farci avere i biglietti con la data di partenza, così vado tornando indietro al board del nord da quel signore e gli dico c'ho la data, me lo dai adesso un cavolo di permesso per arrivare in quel cavolo di porto, per prendere quel cavolo di nave e lasciare questa cavolo di parte di isola. Comunque il giorno stesso solo. Esatto, sì, 24 ore, quindi vabbè, sì, il giorno stesso. Parti, vai, ti fai, non è molto, sono qualche ora di viaggio. Però così è. Quindi niente, adesso siamo qua in una spiaggia appena Paralimni. vicino al border e decidiamo cosa fare un attimino, vediamo come organizzarci e dopodiché vedremo cosa succede. Because the ticket price is inflation. The ticket price is? Yeah, Is what? right info.
No, non ce la possiamo fare. Ti piace questo posto? Bello, eh? È esattamente quello di ieri. Avete visto, no? Il casino che è successo. Praticamente siamo tornati allo stesso posto perché vabbè, lo conosciamo, ci stiamo bene. Ieri sera per fortuna siamo riusciti a trovare una soluzione, che è collegarsi online. Abbiamo sentito l'help desk che per fortuna invece di parlare turco parlava anche un po' male l'inglese, ci ha mandato dei link via SMS e da lì siamo riusciti a farlo noi e inserire esattamente le date di partenza, che sono quelle che ci aveva chiesto lì alla dogana. Quindi mercoledì partiremo, quindi adesso stiamo ancora qua 3-4 giorni. Nel frattempo devo andare a raccogliere un po' di sabbia col mio secchiellino. Sembro stupido, uno di quei bambini a raccogliere le cose, ma mi serve perché il basilico che ho preso penso che faccia più schifo di quello che ho buttato, nel senso che è un po' moscia e allora devo rimpiantare, voglio prendere un po' di sabbia, faccio un mix di terra, vediamo. Non so se lo sai, ma questo secchiello che era quello dei pomodorini è bucato. Che sabbia vuoi prendere? Deve essere bucato perché deve uscire l'aria. Non ti preoccupare. La sabbia ti cade. Non ti preoccupare. Gli mancano le basi del setaccio. Ho fatto un camper e mancano le basi. Le basi del setaccio da bambini. Eccoci qua, questa è la spiaggia di Green Bay, questa caletta dove siamo parcheggiati e qui c'è abbastanza sabbia, direi. L'acqua è calmissima. Guardatelo qui com'è moscio, basilico 2.0. Bene, allora queste belle zolle secche raccolte ieri, un campo di zucchine, quindi spero che le acidità, quelle cose lì siano uguali. Se non lo sono, chi se ne frega. Morirà come l'altro. Morirà da eroe questo basilico, però l'idea è appunto quello. Ho preso proprio anche le belle zolle, quelle belle secche, perché voglio fare un mix con un po' di sabbia che dovrebbe avere tutti i nutrimenti del mare, compreso il sale che serve alle piante, e se quel sale lì lo brucerà, se ne frega, anche lì la pianta morirà. Quindi se sopravvive sei un eroe. Base di pietra per fare circolare un po' l'acqua e per far respirare le radici. Prendiamo, dopo aver fatto la nostra mix, la piantina, la ficchiamo qua e adesso riempiamo i lati. Linea verde è con voi la domenica su Rai 1. No, non me lo ricordo dove era. Andiamo a innaffiarla poco per volta. Il risultato lo vedrete sul cruscotto nelle prossime puntate. Da che posto? La Barbagia c'è lì. Mi devi sempre disturbare mentre devo lavorare tu, eh? Cambio olio, abbiamo fatto 10.000 km, è venuto il momento di fare cambio filtri. Gasolio no, lo cambierò la prossima volta perché poi il gasolio è abbastanza pulito. Quindi semplicissimo, cambio d'olio e filtro olio, niente di che. E dove siamo venuti? Siamo venuti in un parcheggio, non su terra, ma asfaltata, in piano. Non è in piana, però a questo punto qua più o meno, e sotto il sole. Così. È quello che c'è. Io ho visto dalla mappa, era pieno di alberi una volta qua. Il primo cambio d'olio da solo. Prima l'ho fatto sempre quando c'era qualche meccanico, però vabbè, dai, insomma è abbastanza semplice. A 6 litri di olio noi mettiamo un 15-40. Mi è stato anche detto in Marocco, dove hanno una grandissima esperienza di questi motori, soprattutto quando si va verso il caldo il 15-40 è meglio, eventualmente se si va verso il freddo il 10-40. Deve essere spesso, perché sennò inizia a perdere olio da tutte le guarnizioni possibili e immaginabili, e comunque un po' lo perde. Quindi niente, adesso lo levo che ormai a 10.000 km, più o meno io il cambio lo faccio ogni 10.000 km, momento di cambiarlo, niente di più. All'interno del filtro ci sono i pezzi di ricambio che sono le guarnizioni che sono del filtro e la guarnizione del tappo dell'olio, che è questa qua, il rame, che se possibile va sostituita perché ovviamente si dilata col caldo e lavorando. Quindi se ne hai una nuova meglio. Visto che le danno quei pezzi di ricambio, la cambio. E il filtro? E il filtro è questo qua. Nuovo. Dov'è che l'abbiamo comprato? L'hanno preso in città, ad Antalya. Sì, è vero. Ragazzi, quando il dado va dentro l'olio e schizza, te lo prendi in faccia. Abbiamo pulito il portafiltro con la trielina, pulito anche tutto il tubicino all'interno che si ferma sempre in porcizia, e sostituita la guarnizione che, se voi la vedete, ma non so se si vede, è diventata piatta. Quindi stai riavvitando il filtro? Sì. Esausto, adesso
andremo a buttare in un'area. Mi sembra di aver visto un meccanico, comunque al massimo chiedo a lui dove poterla lasciare. Adesso andiamo a riempire. Pianino, meno. Bello spesso. Ho avuto un compito importantissimo, ho acceso bruto per far girare il motore e riempire il filtro dell'olio. Sono stata brava. Stata brava? Sei bravissimo. Cosa fai? La prova che non abbiamo sporcato neanche una goccia? Sì, abbiamo lasciato tutto pulito. 2 ore ci abbiamo messo a cambiare olio, filtro olio, pulire ovviamente tutte le parti, aggiungere l'olio alla pompa del diesel per quel famoso problema, non mi ricordo che puntata, ma c'è sicuramente. E adesso torniamo nella spiaggia di prima, uno perché mi devo lavare e togliere i nuovi tatuaggi che mi sono fatto. E basta. Ce li hai anche in faccia, eh? Lo so. Perché giustamente queste sono le gocce che sono andate in giro, è caduto il dado nell'olio, ha fatto... Vabbè, succede. È arrivato l'omino della spazzatura. Adesso gli chiediamo se sa dove buttare l'olio esausto. Ah, ok, ce l'ha preso lui. Gli ho chiesto se sapeva se c'era un centro per smaltire l'olio esausto e lui mi fa no. Faccio meccanici, no. Non riuscivo a capire, poi gli faccio ma oil? Faccio oil the engine, don't worry, put here. Allora me l'ha fatto mettere lì nel camioncino e probabilmente lo porterà lui all'area ecologica. Era arrivato il giorno, non della partenza, o meglio, era arrivato il giorno di passare il confine. Visto che ci avevano già rimbalzato, domani abbiamo il biglietto prenotato, quindi oggi dobbiamo passare. Queste le limitazioni che ci avevano posto la volta scorsa. Quindi noi anticipiamo di, fra virgolette, 24 ore, visto che avevamo questa disposizione, e niente, insomma ci proviamo. Vuoi aggiungere qualcosa? No, in questo momento è la copia e incolla dell'altro ieri. Cioè, siamo pronti, yeah, andiamo, passiamo. Ecco, speriamo che non sia esattamente la copia. Ecco. Questa costruzione è la dogana turca, che è dove è andato adesso Mauri da solo, perché abbiamo capito che se c'è lo stesso doganiere era un pelino maschilista, non gradiva quando parlavo io, non mi guardava in faccia, quindi è andato lui da solo. I biglietti del traghetto ce l'abbiamo, ora vediamo quando torna cosa dice. L'ho visto tornare in fretta e pensavo che mi facesse ok, invece no. No, io te lo faccio ok, nel senso che passiamo. Il problema è che, come al solito, io speravo che ci fosse stato l'altro, perché almeno mi aveva detto una cosa e non se la poteva rimangiare. Ma essendoci una collega, la collega mi ha detto passi pure. Io faccio scusi, ma non mi deve dare un foglio? Fa no, il foglio che lei ha in mano è quello valido, quello scaduto, che è scaduto. Mi fa quando arriverà nel porto di là dovrà pagare, sono 50 centesimi al giorno, non sono molto, devono pagare 30 euro forse. Per i 2 mesi? Sì, per i 2 mesi di ritardo. Ho detto scusi, quando sono uscito mi avete detto ok, si stoppa qua, ma avreste fatto una proroga al rientro, o meglio un nuovo foglio per da qui a X. Adesso non me lo fate. Fanno no, noi lo lasciamo solo passare. E ho detto, suo collega invece mi ha detto che mi avrebbe fatto quello di un giorno. Mi fa guardi, è così, fa se non vuole passare me lo dica. Io ho detto no, va bene, vado. Ovviamente ho evitato perché sennò insomma avrei fatto casino, nel senso che mi stavo arrabbiando, però ho detto vabbè, ci fanno passare, andiamo, domani abbiamo il biglietto, esco dalla parte nord, forse l'ho capito per quale motivo, vabbè, mi tengo i commenti per me, ma è meglio. Comunque ragazzi, la parte nord è bellissima, ma se dovete venire qua fatevi fare il permesso per la totalità dei giorni che state, sia parte nord che parte sud. Non è molto la cosa, ma qualche disagio te lo creo.
Ho sostituito brutto con questo. Il viaggio proseguirà con questo. Tanto 2 posti, Elettrica, bisogna andare nel futuro, solo che non so dove caricarla. È una riproduzione vintage di un qualcosa che non esiste. Vintage car. Bene, ci troviamo dove? Ci troviamo davanti a dei ristoranti a circa 300 metri dal porto. Siamo riusciti a passare finalmente. Domani discuteremo tasse eventuali da pagare, però domani mattina appunto andremo a Dogana Custom per verificare cosa è successo, ecco. Siamo pronti per andare al porto. Oggi è il giorno del traghetto, fa un caldo micidiale. In teoria la partenza dovrebbe essere 2:30, 3. Sì, però Ma non è mai così. Come all'andata sicuramente ci faranno aspettare e caricare 1000 camion prima di noi per ultimi. Non vi farò vedere tutto il carico, le varie attese, però sappiate che saranno altre 9 ore da aspettare. L'unica cosa importante di cui parlare oggi è come andrà la consegna di questo KTC scaduto. Prima cosa andiamo a farci stampare i biglietti dall'agenzia del traghetto e poi andiamo a vedere questo KTC e poi vi spiegheremo come funziona la questione. Siamo già dentro al porto. Qui c'è la polizia. Biglietti stampati. Adesso andiamo a chiedere per il KTC. C'è questo edificio apposta. Allora, di ritorno dal nulla più nulla del nulla, gli uffici qua di questa specie di guardia di finanza, diciamo così, penso che siano uguali a quelli italiani, con più burocrazia e più con la difficoltà della lingua e della gente che non gliene frega niente di quello che tu gli dici. Perché essendo uno Stato che non esiste, le leggi le fanno come quando vogliono loro. Detto questo, da 900 mi hanno fatto lo sconto a 7,80. Così, qui si fanno gli sconti sulle tasse. Abbiamo pagato praticamente l'eccesso dei giorni, che è ridicolo, ma è una questione di principio, ok? Sono stati loro stessi a ripeterci anche qua che al checkpoint avrebbero dovuto farci un foglio di proroga nuovo di questo KTC, come ci avevano detto all'entrata, e sono loro stessi che ora ce l'hanno ripetuto. Comunque, consiglio, se venite qua e volete stare 60-90 giorni fra nord e sud, fatevi fare KTC Kentucky Fried Chicken per il tempo che volete stare totalmente. Detto questo, Cipro è una gran bella isola, a parte, come tutte le cose, la politica fa schifo. Io adesso vado perché mi metto in coda. Ci fanno mettere loro in varie code per andare nei vari uffici. Di là? Perché di là? Ah, c'è la coda, questa è la coda, hai capito? Sono passati 2 ore e mezza e siamo ancora qua nel porto fermi ad aspettare che caricano tutti i camion uno a uno. Bene o male noi abbiamo la nostra casetta sulle spalle, quindi mangi, bevi, ti fai un caffè, una siesta e passa. Volete vedere? Guardate, noi siamo qui, siamo anche più o meno i primi, La nave è questa qua, a sto benedetto porto. Da un lato ho proprio voglia di andare in Turchia e di proseguire il viaggio, perché qua eravamo un attimino bloccati per colpa di Marina. Vedete tu? Sì. Dov'è l'ascensore? Porto che lift? Ok, sì, devi andare dietro di là per andare su. Ci hanno lasciato anche un discreto spazio di manovra. C'è un po' di leggero, però sono bravo a scegliere il giorno per viaggiare. Manca ancora più o meno 1 ora e mezza, 2 di navigazione, si inizia a vedere la costa e quindi dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Siamo tornati giù in camper, ho provato ad aprire il camper e si è rotta la serratura di sicurezza fuori e quindi niente, ho dovuto scassinarla. Per fortuna ho rotto solo la serratura, tanto sarebbe stata da cambiare, senza rompere finestre o robe varie per entrare.
E per fortuna che Marina aveva la coppia delle chiavi del gavone. Io avevo solo la coppia della guida, uno del gavone e all'interno che è la mia coppia. Marina invece ha tutto sempre le coppie delle chiavi dietro. Così prendendo gli attrezzi dietro nel gavone e l'ho spaccata, se vuoi fargliela vedere. Quindi mi avete visto romperla, non è tanto la serratura che in sé, vabbè, tutto è vecchia, la volevo già cambiare. Il problema è dove la vado a trovare adesso una serratura che va bene per i camper. Cercherò in qualche città da qua alla Georgia, o se c'è qualcosa nel mezzo che vende materiale per i camper. O troveremo una soluzione vecchio stile, un bel catenaccio e finisce lì. Sei qua, eh? Che casino ieri sera. Siamo arrivati ieri sera, non ho ripreso perché ovviamente le dogane a volte si indispettiscono. Però il viaggio è stato tranquillo, un po' di nausea perché comunque si beccheggiava o rollava, non lo so, quella che fa così. Però vabbè dai, l'abbiamo passata. Siamo arrivati ieri sera, siamo scesi giù tranquilli, allora siamo andati subito ai passaporti. Il passaporto mi ha confermato che abbiamo 30 giorni, poi siamo andati per i documenti dell'auto. Anche quello dei documenti dell'auto non mi ha detto nulla, quindi dovremmo avere 30 giorni. Questo poi lo scopriremo quando usciremo dalla Turchia tra un po', nel senso che più o meno siamo sicuri perché c'è stato un ingresso e l'uscita del mezzo correttamente, se no, se avessimo già finito i giorni ce ne saremmo accorti subito ieri sera, quindi va bene, dovremmo averne più o meno una 30-34 giù di lì. Ora, cos'è che si è aggiunto anche nella sfiga? Perché noi le cose tranquille mai, che siamo arrivati qua e il mio cellulare, quindi il mio internet non funziona, quindi tutte quelle che sono comunicazioni con i nostri parenti e che sono importanti, ma soprattutto anche la navigazione, la ricerca delle cose, tipo il pezzo da sostituire, non è fattibile. Quindi ieri sera abbiamo più o meno rubato una wifi giusto per avvisare che eravamo vivi. Quindi cosa facciamo oggi? Prima cosa, SIM, devo subito metterla a posto. C'è un negozio qua vicino, vediamo se mi dicono che cosa è successo. Seconda cosa, vedere se mi ha risposto l'azienda che ho contattato ieri sera via Messenger, dove ho chiesto il pezzo, mandandogli anche una foto. Speriamo che ce l'ha. Se ce l'ha, un'ora e mezza di strada la faccio volentieri, lo prendo, lo monto e mi levo il problema. Se non ce l'ha, dobbiamo trovare la soluzione per o comprarlo qua e farcelo spedire da qualche parte, al solito, oppure non lo so, è una soluzione che dobbiamo trovare. Detto questo, direi che possiamo chiudere. Buongiorno, ma anche arrivederci. Ci vediamo nella prossima puntata dove inizieranno i daily vlog. Daily vlog. Vlog con la V. Che cos'è il daily vlog? Daily sta per giorno, vlog è il vlog, i video su YouTube, ok? Vuol dire che faremo dei video giornalieri, quindi voi non vedrete più tutti i mercoledì i nostri video, ma le puntate saranno ogni giorno. Pensa che culo che avete! Saranno delle puntate molto più corte, ovviamente, perché adesso i video del mercoledì racchiudono una settimana di viaggio e invece... Devo spiegare. È vero che sono più corti. Allora, c'è da dire una cosa, noi mettiamo un certo tipo di qualità, credo, no? E viene fuori una puntata da 40 minuti minimo, che mi porta via 3-4 giorni. Quindi uno si chiede, come fai a fare daily vlog se poi dopo già non ce la fai a fare in una settimana? E avete ragione. Innanzitutto un esperimento, quindi speriamo di riuscire a farlo. 2, saranno video da 10-15 minuti, almeno io cercherò di tenerlo da 15 minuti. I tagli dei video sono un pochino più scarsi, ma comunque c'è una storia giornaliera, quindi è un pochino più, vi facciamo vedere cosa stiamo facendo durante il giorno, perché qualcuno di voi ce l'ha chiesto, ma noi a parte le 4 pietre vorremmo vedere anche cosa fate voi. Bene, allora vogliamo fare un esperimento di 20 giorni, un mese più o meno, non di più, dove ci impegniamo a fare un video al giorno, almeno diciamo 6 giorni alla settimana, perché un giorno vorrei anche riposarmi, dove facciamo vedere quello che è successo nel giorno, o eventualmente può succedere che un giorno è talmente pieno di cose viene spezzettato, ok? Giusto? Detto giusto? Sì, detto giusto. Okay. Sono stata attenta perché se poi dicevi cose sbagliate ti dovevo frustare. Questi video iniziano mercoledì prossimo, ragazzi, quindi dalla prossima puntata inizierete a vederci tutti i giorni. Secondo me vi rompete le balle, però Massimo dice scrivetelo sotto, avete stufato, vabbè. Siccome ci mancano 35 giorni qua in Turchia, contati bene, il daily vlog dovrebbe, contati bene, secondo me, non secondo i poliziotti di qua, vabbè, io ho contati 35.
Comunque, vabbè, 90, cioè voglio dire matematica, Sì, l'abbiamo vista la matematica in sti giorni, come la fanno. Vabbè. Comunque, siccome ci mancano questi 35 giorni per vedere la Turchia dell'est e del sud, cosa facciamo? Questo daily vlog durerà praticamente questo viaggio in Turchia. Questi giorni che ci restano li facciamo così. Sempre se non si annoiano. O se non ti annoi tu O se non mi annoio io. a vederti tutti i giorni. O se non mi prendo una caccarella fulminante e sto 3 giorni sul cesso. Ti do il computer sul cesso. Basta, Comodo. negriera. Lavora. Chiavo. Comunque stamattina non mi hai fatto il tè. Non era buona la colazione, me la sono dovuta fare da sola. Appunto, buono, infatti faceva cagare. Quindi ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo con questo nuovo esperimento, daily vlog, video giornalieri. Quindi la puntata è finita adesso, ciao! No, non è finita. Se vi piace l'idea, scrivete nei commenti viva il daily. Daily furgone? Esatto, immaginavo che lo dicevi. Così? Ci siamo, azione. Silenzio. Io cosa devo dire? Vai, via che qui dobbiamo... Ma anche tu sei un bruto. E dopo un veloce accoppiamento. E dopo? Fai in braccio con lei. Venite Elisa. Elisa, Ilaria. Dai, venite un attimo, dai. In piedi, in Vede la piedi. maglia. Così. La famiglia completa di brutti. La famiglia Brutti.